Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili con l'entrata di Nettuno in Ariete. Abbiamo la carta dell'appeso, amici della bilancia. Può essere un momento riflessivo, può essere un momento dove riuscirete a vedere la realtà da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, però è anche una carta che invita all'accettazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione della lettura semestrale valida fino a San Valentino e in più trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per la bilancia grazie all'ingresso di Nettuno in Ariete. Scusate, voglio vederla su... Ok, re di bastoni. Ero curiosa. 7 di coppe morte. Fante di denari, cavaliere di spade, tre di pentacoli, 5 di spade e re di bastoni che ha già fatto capolino prima, Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cercherò di lasciare la lettura aperta, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da questo 7 di coppe, che è una carta di possibilità, è una di quelle carte che mi dice che potrebbero esserci come degli obiettivi, delle idee. Andiamo a vederlo. Cavaliere di coppe e regina di coppe. Può esserci stata, o per qualcuno potrebbe esserci, questo dipende dalla decade in cui siete nati, ma lo spiego nella guida di cui trovate il link qui sotto. Può esserci stata come l'idea o l'aspettativa, se vogliamo, di un passo in avanti da parte di qualcuno che probabilmente non è arrivato o comunque non arriva, se dovesse ancora succedere, diciamo, questa cosa qua. Andiamo a vedere la morte. 7 di spade, eremita, 9 di coppe e 5 di coppe. Ho come la sensazione che qualcuno si stia un po' dicendo, ma no, ma da solo sto bene, non importa se questa persona non ha fatto o non fa il passo che io mi aspetto, comunque sto bene così, non c'è problema, cioè è un po' come se steste facendo finta che non vi importi. Ho come quest'idea, però in realtà non è proprio così perché c'è un 5 di coppe, quindi secondo me un po' di tristezza la state vivendo. Vi dico questo perché? Perché qui c'è la morte è una carta di fine di qualche cosa, potrebbe essere la fine di un periodo, la fine di una relazione, la fine di un atteggiamento, di un modo di pensare, di un'abitudine. Però c'è anche un 7 di spade, anzi, andiamo a vederlo, sto 7 di spade. Asso di denari.
Sì, riconfermo quello che ho detto prima. È come se qualcuno di voi si stesse dicendo: ma sto bene da solo o da sola, non c'è problema se anche l'altra persona non si fa avanti. Se fosse per esempio una relazione o una storia, un flirt, mettiamola così, è come dire a se stessi che no, non voglio iniziare una relazione seria con questa persona, però in realtà ve lo aspettate. Io ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il fante di denari, la forza, 9 di pentacoli, 4 di spade e giustizia. C'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di... Guardate, secondo me, perché avete il 9 di pentacoli ma anche l'eremita, può anche essere il fatto di dire non ce la faccio da solo o da sola. Raccontarsi un po' di storie da quel punto di vista lì. Vi dico, con il fante di pentacoli c'è come una sorta di nuovo inizio, c'è come la voglia di andare oltre, la voglia di cavarsela da soli, la voglia di guarire da questa tristezza del 5 di coppe e della morte. La giustizia potrebbe anche essere come vi posso dire, un momento dove c'è bisogno di creare nuove regole. Tenete presente che il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista. È come se doveste imparare a fare le cose da soli e qui aveste paura di non riuscire a fare tutto da soli. La componente della solitudine o dell'indipendenza, chiamatela come volete, però ce l'ho forte, eh? C'è come questa cosa del devo farcela da solo o da sola, sto bene da solo o da sola, posso gestire la cosa da sola o da solo. Andiamo a vedere il re, scusate, il cavaliere di spade. Giudizio. E 10 di coppe. Con la carta del giudizio al contrario è come se non riusciste a vedere il disegno di insieme. Cioè, c'è come un nuovo inizio, ma non sapete ancora bene forse dove andare. C'è la voglia, c'è l'intenzione. Vi dico che per qualcuno potrebbe essere una nuova carriera lavorativa, magari come autonomi. Se queste carte rappresentano una promozione, un qualche tipo di offerta che non è arrivata da parte dei vostri datori di lavoro o magari una collaborazione che non siete riusciti a stringere con qualche collega piuttosto che cliente o fornitore, sento che è come un ok, non importa, faccio da solo, anche se non so ancora bene dove andare, se non ho la visione di insieme. Perché poi qui comunque effettivamente c'è un 3 di pentacoli che è una carta di progettazione, in realtà è una carta di collaborazione, ma avendo questo 10 di coppa al contrario sento che è come se non voleste troppo creare una famiglia lavorativa, cioè è come se ci teneste particolarmente alla vostra indipendenza, alla vostra autonomia e quindi anche questo potrebbero essere contratti con la giustizia, questi accordi, siano, come dire, sì, li farete, però con molta cautela, mettendo, direi, voi al primo posto. Andiamo a vedere il 3 di denari. Fante di spade e regina di spade. Interessante perché qui avete cavaliere e regina di coppe. Io credo che ci sia come un momento effettivamente dove darete delle nuove regole, qui avete anche la giustizia, c'è come da risistemare, riassettare certe cose. Potrebbe esserci una nuova programmazione, dei nuovi collaboratori effettivamente con queste due figure. E con il 3 di pentacoli sento che per dare come una spinta
a quello che è questo nuovo progetto, questo nuovo modo di lavorare. Potrebbe essere, c'è comunque la necessità di... È come se non poteste farlo completamente da soli, cioè è inutile che ve la raccontiate, avete bisogno di appoggiarvi a qualcuno. Non volete stringere alleanze? Va benissimo, però perlomeno cercate dei collaboratori. Se non volete firmare contratti, va bene. Se sono solo collaborazioni così a fattura, per esempio, va benissimo. Però ho come la sensazione che dobbiate mettere un po' giù le carte in tavola. Cioè, a me va bene fare questo insieme, però sappi che in quel terreno qua decido io. Andiamo a vedere il 5 di spade. Mondo e fante di coppe. Credo che quella proposta che stavate aspettando qui all'inizio potrebbe arrivare più avanti, perché con la carta del mondo sento che è come se raggiungeste un risultato. Avete un 5 di spade, quindi è come se la cosa arrivasse un po' senza che ve ne rendiate conto, come questa sensazione. Andiamo a vedere il re. 5 di bastoni, temperanza e re di coppe. Ho anche la sensazione che potrebbe essere una questione familiare, dove magari qualcuno di voi sta cercando appoggio nella propria famiglia, ma non trova l'appoggio che si sta aspettando. E potrebbe essere necessario, ragazzi, perché devo dire, se siete abituati a non ricevere appoggio in famiglia, è difficile che cerchiate appoggio fuori. E invece secondo me è proprio quello che succederà in questo periodo. Potreste stringere delle alleanze, ma non chiamiamole alleanze perché diciamo degli accordi, anche se effettivamente c'è la giustizia, io credo che qualcuno di voi voglia come fissare determinate cose. La giustizia parla di contratti, parla di firme, parla di burocrazia, di cose legali, del mettere in regola qualche cosa. Vi dico, qualcuno di voi potrebbe anche decidere di aprire finalmente la partita IVA. Soprattutto se questo riguarda qualche tipo di aumento di stipendio o di promozione che avete chiesto e vedete che non arriva, sento che nel momento in cui deciderete di lasciar perdere il vecchio potrebbe essere che questa offerta arrivi. Però vi dico, ho come la sensazione che ormai sia tardi, qui avete il mondo, avete come un momento dove direte no basta, adesso non mi faccio più prendere in giro. E la carta dell'appeso secondo me è qui per dirvi di aspettare un attimo, cioè tipo lanciate l'amo e poi vedete che cosa succede. Secondo me la decisione voi la mediterete per bene, perché qui comunque c'è un 4 di spade che è una carta di introspezione, è una carta di guarigione psicoemotiva. Quindi potreste aver bisogno effettivamente di qualcuno di esterno che vi dà come una spintarella, che vi fa vedere quello che adesso con il giudizio al contrario non vedete. Tenete presente che la regina di spade molte volte fa riferimento a uno psicologo, a un mentore, a un coach, quindi può essere che inizierete o a studiare come tecniche di vendita, potrebbe essere che inizierete ad appoggiarvi a qualche psicologo, psicologa, tutore, coach che vi, come vi posso dire, che vi faccia capire qual è il limite. Perché molte volte qui è un problema di limite. Do, nella speranza che qualcuno mi restituisca quello che do e quando questo qualche cosa non arriva o mi viene solo promesso, ad un certo punto attendo per un periodo, però poi prendo le mie decisioni. Non sono sicura, ve lo dico sinceramente, che decidiate di lasciare andare il vecchio per il nuovo. Voglio una carta per questa temperanza. 5 di spade di nuovo. Ho la sensazione che non vi convincerà la proposta che vi hanno fatto o che vi faranno. E credo che molte persone, ragazzi, qui diventeranno più autonomi, più indipendenti, cambiando la fonte di appoggio.
Cioè, se prima vi stavate appoggiando, non lo so, a un collega, alla famiglia, al partner, è come se in questo prossimo periodo imparaste a non appoggiarvi più a nessuno, a meno che non sia un professionale che vi possa far capire, diciamo, in che carril mi viene in spagnolo, in che corsia stare. Però poi al di là di quello, secondo me qualcuno potrebbe effettivamente tornare a chiedervi scusa piuttosto che farvi questa proposta che state aspettando, ma non sento che sarete tanto convinti, anzi ve la lotterete. Avete 2 5 di spade e un 5 di bastoni, quindi secondo me direte a chi di dovere quello che pensate. Sento che effettivamente qualcuno potrebbe chiudere un capitolo, in questo periodo. Se fosse una questione romantica, vi dico che anche lì c'è come questa sensazione di stare un po' sospesi, di non vedere le cose in un insieme. Qualcuno di voi potrebbe voler definire la relazione o la situazione che si sta vivendo, ma è come se non ci fosse l'opportunità. E nel momento in cui deciderete di dire ok, basta, perché tanto non se ne cava un ragno dal buco, non arrivo a quello che io mi aspetto, non arrivo a quello che la persona magari mi ha promesso, quando deciderete finalmente di mollare il colpo, sento che questa persona potrebbe ritornare. Sapete, ci sono certe persone che amano controllare, è un gioco di potere e nel momento in cui vedono che non hanno più potere su di voi, ritornano alla carica. Non perché gli freghi particolarmente di voi, ma semplicemente perché non fate più parte del gioco. Mm? Sento che qualcuno potrebbe tentare di confondervi a livello mentale. Il 5 di spade è una carta di qualcuno che gira la frittata. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, carta numero 20, gentilezza. Amo e rispetto il mio corpo e mi prendo il tempo per onorarlo. E lo sento molto in allineamento con questo appeso, ragazzi, il prendersi il tempo, c'è anche un 4 di spade, quindi l'autoanalisi, c'è l'eremita, questo momento di solitudine, questo momento di valutazione, di introspezione. Andiamo a vedere una fatina. Ragazzi, siete benedetti. E qualsiasi cosa tu stia attraversando, sei assistito dalla benedizione delle fate. Le fate dicono che anche tu puoi benedire. Ogni volta che vedo questa carta mi viene in mente quando un tempo si cercava la benedizione dei genitori per sposarsi, per partire. Ragazzi, qua vi dice l'unità è la mia vera natura. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di informazione interessanti, degli spunti di riflessione interessanti, non di informazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E tenete presente che lo stesso lavoro lo potete fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Quindi anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi lavoro, amore, soldi e via dicendo, perché ce ne sono tantissime. E tenete però presente che sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché sono decenni dei miei studi condensati e messi lì a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Ci sono meditazioni per pulire e proteggere il campo energetico, si parla di metafisica, di come si vede nell'astrale, come sviluppare il terzo occhio, insomma c'è una serie di informazioni, come vi posso dire, che secondo me aprono la mente. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!